Ma tu sai come nasce una canna da pesca? Beh, per raccontartelo, quest'oggi ti ho portato a Pordenone a visitare una delle più grandi eccellenze della pesca in Italia. Benvenuti a Pordenone, benvenuti in Artico. Benvenuto Stefano, benvenuto in Artico, siamo qua. Io ci vengo poco. È sempre sì. Quindi a me avrebbe fatto molto piacere far vedere ai nostri bellissimi amici a casa come nasce una canna da pesca. Quindi dall'inizio, proprio dalla prima fibra fino ad arrivare al fusto completo. E magari facciamo anche un test a dinamometro, così facciamo proprio vedere qual è la qualità e per quale motivo le persone dovrebbero scegliere una canna 100% made in Italy, 100% made in Artico. Benissimo, Dai, allora partiamo. andiamo a vedere, dai. Via. Da dove si parte quindi? Si parte dai materiali, tutti i materiali che noi utilizziamo e che vanno tenuti ovviamente per le resine sotto zero in cella frigorifera. Quindi partiamo dalla base dove sono i materiali. Beh, fa freddo, andiamo in Artico. Andiamo in Artico, andiamo, via. E qua teniamo i materiali che non sono in lavorazione nella giornata, quelli che vanno lavorati vanno tenuti una notte prima esternamente o delle tele già tagliate che andranno in lavorazione. Adesso ragazzi, in seconda fase andiamo a vedere le strutture che sono fondamentali per creare un progetto e una lavorazione oltre le materie prime. Quindi andiamo a vedere un po' il parco strutture. Andiamo a vedere, dai. Io leggevo anche, perché sai che sono uno curioso, Giustamente. cioè un'azienda viene valutata anche da quanti mandrini ha. Beh, in questo caso del settore sicuramente sì. Perché più mandrini ci sono, più canne si possono fare, no? Uno, e secondo, più strutture si possono, come dicevo prima, creare situazioni, progetti. Se non hai le strutture è difficile creare o variare i vari progetti in base alle esigenze del momento del mercato. Senti un po', una curiosità, ma tu sai quanti ne hai di mandrini? No, perché sono 40 anni di storia, qua ci sono la parte di quelli che lavoriamo attualmente, poi abbiamo un magazzino dei storici che vengono utilizzati quasi più, insomma. Qua partiamo dal mandrino di quello che può essere lo spinning, la traina, tutte le serie che poi vediamo qua, vediamo da questo lato, a finire ai mandrini per fare le Roubegienne, le canne telescopiche fino a 17 metri di lunghezza, siamo arrivati, 18 metri con le Roubegienne dai suoi tempi. Ti faccio una domanda, ma secondo te quanta gente in Italia possiede tutti questi mandrini? Pochi, penso. Quindi diciamo che ce n'è qualcuno che ha fatto veramente la storia della pesca di questi mandrini qua. Possiamo dirlo? Sì. Io lo sospettavo. Solo che l'idea di passare da un pezzo di metallo a qualcosa di carbonio è qualcosa di veramente incredibile. Questo è proprio... Ma chissà chi è venuta per la prima volta l'idea di fare una cosa del genere. Magari in carbonio. In carbonio, diciamo, il nostro padre è stato il primo a costruire la prima canna in carbonio al mondo nel 1978. Quindi insomma, diciamo che abbiamo un altro primato in Italia, oltre a fare il design e le cose molto belle rispetto al resto del mondo, e questo ci è riconosciuto ufficialmente da tutti. Ufficialmente. Siamo stati anche i primi, anzi tuo padre è In stato questo caso il primo, mio padre è stato il primo. il buon Sergio Artico è stato il primo a usare le prime grafite, le prime fibre di carbonio che erano ben lontane da adesso, che comunque era una rivoluzione veramente epocale, perché è stata una rivoluzione epocale nella pesca in tutto il mondo, perché da quando è partito con le prime canne in carbonio sono finiti in tutto il mondo per vedere cosa succede, e lì ha cambiato veramente la pesca nel mondo. Quindi possiamo dire a pieno titolo che la prima canna da pesca in carbonio l'ha fatta il signor Sergio Artico in Nel Italia. 1978, fondando la FAPS nel 76. No, per dire. La storia c'è. La E storia, si vede, diciamo, come e si famiglia. Adesso continuiamo il nostro tour, passando alla fase più importante, il taglio e l'avvolgimento e il passaggio. Io penso che è una lavorazione fondamentale. Quindi una volta scelto il mandrino andiamo ad avvolgerci sopra qualcosa, giustamente, no? Andiamo a farci una bella 30-50 pasci, Andiamo. Ecco, adesso siamo entrati in una cabina di taglio e avvolgimento e pressaggio, ovviamente una cabina che ha funzioni a controllo di umidità e temperatura che è fondamentale, e iniziamo la costruzione con le varie tele usando il nostro Dynanotex, che è un materiale che per la pesca abbiamo in esclusiva. Qua noi lavoriamo, come potremo vedere tra poco, con dei tagli molto particolari, non potrò farvi vedere tutto quanto ovviamente.
Beh, però il segreto aziendale, esatto, è quello che era il nostro ci dico sta. sempre, che la canna da pesca, oltre che deve fare il suo lavoro perfettamente, deve avere anche dare anche un piacere assoluto di pesca. Cosa fai questa roba in mano? Questa è la nostra Bibbia, la nostra biblioteca di 40 anni di lavoro. Tutte schede e prodotto. Qua abbiamo le schede da partire Aiuto, dal aiuto. 76. Dammi una mano, chiaramente il peso della conoscenza è grande. Ottimo. Bene, adesso il nostro Andrea, il nostro Stefano, i nostri operatori cominceranno a lavorare, a tagliare dapprima le bandiere e poi andremo a volgere sui mandrini che ho visto prima e creeremo questa Apache 3050, il nostro modello di punta, con poi testeremo anche il dinamometro. Così facciamo proprio dall'inizio alla fine, perché le persone devono vedere tutto. Bene, lasciamo i nostri ragazzi pronti al lavoro. Tutto non lo faremo Tutto vedere. non potremo mai, però facciamo possiamo. vedere un qualcosa che è già un qualcosa che è difficile da vedere sui video che si possono vedere in giro. Dopo il taglio che abbiamo visto, l'avvolgimento, passiamo alla fase di un altro tipo di avvolgimento. In questo caso è la penultima fase di lavorazione. In celofaniamo? La incelofaniamo. Vediamo il nostro Andrea che adesso inizierà l'avvolgimento e la messa del propilene, in questo caso in un HM, prima dell'ultima lavorazione che è la fase di cottura, quindi polimerizzazione del materiale. Qua abbiamo due torni, uno per i pezzi grossi, diciamo, e un tornio per usare pezzi molto sottili che corrono su due rulli in maniera tale che non vengano storti. In questa fase di lavorazione, oltre al pressaggio che abbiamo visto nella lavorazione precedente in sala, dobbiamo sapere che il carbonio, più riusciamo a dar chili di pressaggio sulla materia, più aumenta la sua resistenza meccanica. Qua è un'altra fase che tramite il propilene sia HM che HS diamo un'ulteriore tensione in base al materiale, un ulteriore pressaggio. Questo considererà il pezzo uno scorrimento in fase di cottura della resina corretta, quindi dovremo evitare punti di rottura, e secondo lo protegge dal calore diretto. Finalmente è uscita dalla cottura questo famoso blade che abbiamo costruito e adesso lo porteremo in fase di estrazione. Abbiamo i cosiddetti estrattori, i quali serve a togliere il mandrino dall'anima, in poche parole. Questa è l'ultima fase prima dell'assemblamento del prodotto, dove viene tolto il propilene di cottura e quindi dopo i pezzi vengono tagliati in base alla scheda tecnica, assemblati in caso di canne telescopiche oppure tagliati a misura in caso di monofusti o fusti in generale. E qui siamo arrivati all'ultima fase, tra l'altro una delle più importanti per l'uscita del prodotto, la fase di finitura e di montaggio delle canne in caso di canne telescopiche. Quindi qua abbiamo il taglio, la rettifica, ovviamente tutte le schede per poter ogni prodotto ha una scheda di taglio di uscita precisa e viene fatta quest'ultima lavorazione per arrivare al prodotto finito. Qui vediamo il nostro Stefano che facciamo la fase di rifinitura. Praticamente i pezzi vengono levigati per togliere le schede del taglio, vengono puliti, vengono assemblati, controllati, vengono fatti in molti casi nella nostra produzione l'innesto dei vettini, il nostro punto di forza
in esclusiva per noi, fatti in nylon dal mitico Greg, un'esclusiva di Artico, e viene messo i tappi in casa e vengono preparate le canne pronte per la spedizione, l'ultima fase. Allora Antonio, abbiamo fatto vedere come in Artico si rollano le canne, che detto così è anche un po' particolare, però quello che i nostri amici a casa non sanno è che ogni canna che esce dal rollaggio viene testata, perché per completezza noi facciamo un test su tutte le canne. E il primo test che facciamo qual è? Adesso qua facciamo una dimostrazione di reattività di questo materiale. Cosa facciamo? Lanciamo un piombo un peso piuttosto importante, a secco, così, e vediamo la risposta di forza di reazione della canna e la continuazione. Questi 4 kg li ha fatti saltare egregiamente. Adesso che cosa facciamo? Facciamo i test più importanti. Un test meccanico. Un test sia meccanico sia per vedere l'angolo di azione, la forza del timinare, una forza e un'azione di una canna. Abbiamo una macchina, un dinamometro che misura. Noi mettiamo le staffe a 45 gradi. Come sappiamo, un blade, una canna, raggiunge il punto di passivo a 90 gradi con un angolo di partenza di 45. Allora qua già vediamo che solo appoggiando la canna va in trazione a circa 5 kg. Adesso saliamo. Parliamo, come ho detto, di un modello Apache 50 che abbiamo assemblato prima. 9 kg, 10 kg, guarda, eccoci. Come vediamo la canna sta appena iniziando ad andare sotto sforzo. 15 kg adesso, qua sono 20 ragazzi, 20 kg. Non l'abbiamo portata a 20 kg. In fase di pesca, questa curvatura che voi vedete in questo momento, per averla in fase di pesca dovete avere una trazione, la frizione tarata a 22 kg. A questo punto dopo il filo uscirebbe e questa è la sua forza che esercita. Però guarda l'armoniosità della curva e come lavora bene. Potremmo andare molto oltre perché abbiamo ancora. Il problema è che essendo un grezzo, nonostante le forze, dobbiamo creare una forza sulla macchina che va a segnare e può spaccarla sotto lì, perché ovviamente siamo a uno sforzo. Però Antonio, stiamo parlando di 23 kg, Sì, su una 50 libre. Puoi metterla a 25, cioè che ci siamo per precisione? Mannaggia, ti sei fermato proprio preciso, 25 kg. Quindi questo è l'effetto che 25 kg fanno su questo fusto. Canna da 50 libre, siamo oltre le 50 libre in questo momento, 25 kg sono leggermente di più di 50 libre e abbiamo ancora... Comunque sotto lo leggi anche il libro, te lo dice esattamente. Stile libri in questo momento siamo a 55 libre. Di trazione e con la canna che ancora... Io dico, conoscendole già montate, le portiamo anche a 38-39 kg di trazione prima che vadino in passivo. Una domanda che mi faccio spesso quando vengo qua, poi non ve l'ho mai fatta ma ve la voglio fare proprio oggi. Che cos'è che rende Artico un'eccellenza italiana? L'amore che ci mettiamo nel fare i nostri prodotti. No, adesso scherzo. Diciamo, partiamo dalla materia prima utilizzata, dalla progettazione e dalla produzione. Diciamo questi 3 elementi sono essenziali. L'azienda l'ha aperta mio papà nel 76, noi siamo entrati nell'87 e portiamo avanti questa tradizione da parecchi anni. Quando la produzione rimane in famiglia, io credo sia una cosa fondamentale, perché in ogni fase di lavorazione c'è una persona di noi che la segue e quindi l'attenzione massima. L'attenzione massima sulla qualità del prodotto, sul test, sugli scarti che devono essere minimi e quindi tutto viene seguito da noi di famiglia. Si spera che la cosa poi sia ottimale. Ma le persone lo apprezzano, io lo so che le persone apprezzano, perché poi io sono dall'altra parte e le persone le sentono, le persone lo apprezzano. Noi ti ringraziamo. Ascolta Antonio, altra cosa interessante, ma qual è il cliente tipo di Artico? Il tipo di Artico è un cliente molto esigente, molto esigente. Chi viene a noi vuole un prodotto come lo vuole, lo desidera nella sua testa e molto spesso noi lo facciamo anche.
oltre ai prodotti di linea che noi possiamo fare, le nostre linee di produzione, in molti casi facciamo anche prodotti su richiesta specifica. Non è che questa eccellenza italiana salta anche un po' fuori dal fatto che ti dedichi a una consulenza particolare ad ogni pescatore? Faccio moltissime consulenze e con immenso piacere, perché mi piace molto, e sicuramente questo aiuta, perché il contatto diretto tra l'utente e il produttore per creare un qualcosa che sia in base alle sue richieste, fatto sulla sua misura, sulle sue esigenze, e riuscire dopo ad arrivare all'obiettivo è un'altra grandissima soddisfazione. Questa veramente, ogni tanto mi criticano perché mi dicono perdo troppo tempo con i miei clienti, ma per me è una grande situazione poter, sì, bravo, poter cercare di immaginare, e per me è anche molto importante perché imparo anch'io tante cose dai miei clienti, signori. Perché ho clienti in tutto il mondo che mi chiedono esiti particolari per pesche particolari, e si lavora insieme a distanza. Tu sai le mie prove che faccio, E poi se vuoi c'è anche un'altra cosa da dire: ti sei circondato di consulenti interni anche molto validi, per dire. Sì, ad esempio ne abbiamo qui uno. No, perché lo sai, lo sviluppo è molto importante. Diciamo, abbiamo la fortuna che da noi vengono cosiddetti più esigenti, più rompiscatole, che vogliono le cose che non si possono trovare sul mercato, vogliono azioni quasi impossibili, e noi cerchiamo di realizzarle. E per quanto mi riguarda, io finora sei sempre riuscito, anzi abbondantemente, a soddisfare ogni mio più sordido desiderio delle cave da pesca, quindi direi sono molto contento. Direi di sì. Quest'oggi vi abbiamo fatto vedere come da una molecola, che è il carbonio, arrotolata su un mandrino, riesce ad uscire una poesia tutta italiana, una canna da pesca, quindi un qualcosa che ci servirà per andare a seguire la nostra passione sfrenata per questo bellissimo sport. Ora noi dobbiamo chiuderci un attimo qua in sala riunioni e progettare tutto quello che uscirà la prossima stagione, mentre voi andate a pescare, alla prossima, ciao!